Io sono un fan dell'uomo. Mi piacciono tutti i suoi lati, sia negativi che positivi. E quindi tutto il mio lavoro è andare a scoprire chi è l'uomo. Ho iniziato un percorso, tanto tempo fa, di sezionare questo uomo e affrontarlo in varie tematiche. La prima tematica era l'anima, quindi la volontà, secondo me, di esistere. Poi ha iniziato a formarsi, ma non era ancora ben formato, quindi ho iniziato a affrontarlo come una metafora di cellule. Queste cellule iniziano a diventare un corpo, il nostro corpo umano, pieno di carne, di sangue. Poi questo corpo inizia a pensare e allora ho iniziato a dire il pensiero è lingua. Cosa succede? Succede che però io non volevo cadere proprio nel costruire una nuova lingua, ce ne sono già tante. Ho iniziato a capire che il nostro pensiero è qualcosa che già è influenzato dalla lingua che noi utilizziamo. Già ti condiziona il pensiero, non sei libero da questo. E quindi ho iniziato a dire, ma se io inizio a ragionare sui significati, quindi le parole che l'uomo usa per comunicare, e vederle dal mio punto di vista, e andare a spogliare, a togliere tutte quelle che sono le sovrastrutture che la cultura ci dà. Quindi, partendo da Wittgenstein che dice che noi siamo addestrati a una lingua, io ho iniziato un percorso completamente opposto. Cioè ho iniziato a fare, io li chiamo esercizi di deaddestramento culturale. E ti accorgi che i primi segni che fai praticamente sono legati sempre a qualcosa di un segno della nostra cultura. No, cos'è dal punto di vista tuo? E allora inizi a scavare e inizi a trovare il tuo segno. I miei simboli si dividono in 3 grosse categorie. Gli istintivi, che sono quelli che vengono rappresentati senza proprio un ragionamento, cioè li sento essenzialmente di pancia. Tra gli istintivi questa è una bocca e questa è la nostra lingua che ci si muove dentro, quindi significa parlare. Poi ci sono i ragionati e poi ci sono gli abbinati, cioè quelli che si uniscono tra 2 simboli e ne diventa un terzo. Per esempio, qui abbiamo istinto e come nasce l'istinto? Nasce tra il simbolo di nascita più il simbolo di animale. L'animale è praticamente, qui ho preso gli animali principali. Gli animali solitamente hanno 4 gambe o hanno una coda o hanno un corno o hanno un'ala, no? L'unione di questi 2 dà questo. Tutti questi simboli, una volta disegnati, una volta progettati al computer, diventano opere uniche realizzate in legno e impregnate con l'inchiostro delle stampanti professionali. Quindi ci sono questi 2 punti di vista, la tradizione e la contemporaneità. La tradizione è l'intaglio sul legno, no? Cioè, quindi quasi come costruire dei caratteri mobili di una stampa dell'Ottocento. E invece poi in realtà questo nero è un colore molto molto artificiale per le stampanti e mi piace questo connubio. E si troverà in tanti altri lavori con tecniche diverse, soprattutto anche nel video. Questo è il lavoro che è più ironico, mi piace tantissimo, infatti me lo sono tenuto. Cosa ho fatto? Ho mischiato i miei simboli, quindi la soggettività, e le lettere dell'alfabeto latino, che è la convenzione. E ho tirato giù casualmente, sono proprio tutti casuali, e poi l'ho fatto leggere un text to speech, cioè del computer. J, C, W, E, G, M, Cioè, quando incontra il mio simbolo non riesce a leggerlo e va in tilt. Cioè, proprio il mio lavoro questo, è andare a cercare quelle cose che non sono inscatolate secondo delle regole e delle cose. Piace molto. E poi io amo molto il giallo. Basta. Una cosa che mi contraddistingue è che io mi realizzo tutto in studio e ho un rapporto molto stretto con gli attrezzi, perché molte volte da un progetto iniziale ho bisogno di questo rapporto con la macchina. Qui per esempio, non so, le stampanti 3D, la fresa a controllo numerico, il laser,
Ma questo certe volte, il lavoro nasce nel momento in cui provo con la macchina e la macchina mi dà le idee e io gli do le idee. Tutta la mia ricerca sui segni praticamente viene chiamata etimografia, una parola che sembra vera ma che mi sono inventato. Come mi sono inventato la cromofonetica, che è praticamente tutto lo studio della lingua legata al colore. Praticamente la cromofonetica nasce da una piccola frustrazione o incomprensione. Quando siamo con una tavolozza e abbiamo il blu e il giallo, li mettiamo insieme, li mischiamo, diventa verde. E questo però fonicamente non rappresenta niente, non rappresenta quello che avviene nella tavolozza. E qui ho preso i 3 colori primari e gli ho assegnato 3 sillabe. Al rosso la, al giallo id, N al blu. Se noi uniamo il giallo col blu, id, iden, diventa questa tonalità di colore. Ma questo a me interessa perché poi posso descrivere, tipo in questo caso qua, posso descrivere anche dei lavori della storia dell'arte. E attraverso questo schema che faccio io descrivo il lavoro, in questo caso di Seurat. Metto degli speaker che descrivono questo quarto del libro, questo quarto e quell'altro, e quindi a seconda di dov'è il suono io sto dicendo tutti questi colori e descrivo il lavoro. Questo è uno dei miei libri preferiti. Mi piace tantissimo perché è un film che adoro. Mi appartiene anche un po', cioè nel senso La conquista dell'inutile, cioè questo folle che vuole portare la barca, farla passare attraverso un monte. Questo è proprio l'uomo, cioè quello che prova a fare delle cose che sono contro la natura. E è vero, ci possono nascere delle cose sbagliate, ce ne rendiamo conto ora in questo periodo storico, sull'ambiente, eccetera, però ci sono anche delle cose bellissime. Cioè l'uomo, se non va oltre le proprie capacità, non è l'uomo.